Buongiorno amici, oggi siamo di nuovo qui e mi accompagna un gambero praticamente che farà da contorno al nostro primo. Oggi faremo una semplicissima pasta con crema di cicale, qualche gamberetto e delle punte di asparagi selvatiche. Ho trovato degli asparagi selvatici e adesso vi faccio vedere una ricetta buonissima, semplicissima, ci vuole poco. Diciamo che ci vuole un po' per preparare la crema di cicale. La crema di cicale e adesso ve la faccio vedere come fare. Sbollenteremo un po' di cicale per cui poi alla fine si apriranno facilmente, togliamo tutto l'interno e li andiamo a mantecare insieme in padella con le punte di asparagi e qualche pomodorino. Seguitemi. Allora amici, siamo qui, ecco qua, guardate che cosa ho trovato stamattina. Madonna che spettacolo. Allora dunque ci sono gli asparagi selvatici, dei pomodorini bellissimi, succosissimi, datterini e splendide canocchie, pannocchie, chiamatele come vi pare, basta che sono buone. Allora cominciamo, questi sono gli asparagi selvatici. Gli asparagi selvatici è tutta un'altra cosa rispetto agli asparagi che coltivati e tutto, sono morbidissimi quelli coltivati. Questi invece sono abbastanza duri, per cui dovete sentirli con le dita, con le mani, in modo da capire qual è la parte che va soffritta e quindi cotta direttamente nella padella e qual è la parte un po' più dura che invece la dobbiamo far bollire nell'acqua, e poi magari ci mettiamo insieme anche la pasta. Quindi questa parte qui che sto tagliando in questo momento è la parte più dura, si vede anche dalla forza con cui devo utilizzare il coltello, e quindi lo metto in una ciotolina a parte. La parte invece più morbida la taglio, come vedete qui il coltello ha più facilità insomma di tagliare le cime, e questa è la parte che metteremo direttamente in padella a rosolare tutto il resto per il condimento. Quindi questa parte la mettiamo qua e questa parte un po' più dura, le punte un po' più dure, chiaramente gettate la parte che non vi interessa e fate dei piccoli pezzettini e li mettete da parte e poi vediamo di bollirli. Ecco qui. Quindi sulla destra abbiamo la parte più morbida e sulla sinistra la parte che metteremo direttamente nell'acqua bollente. Tagliamo i pomodorini a spicchietti, a quadrettini, come vi pare a voi. Basta che non siano né troppo piccoli né troppo grandi, perché servono poi per il condimento. Ecco qui, finiamo, mettiamo tutte in una ciotolina e adesso passeremo alla cottura. Allora, nell'acqua che bolle ci spremiamo mezzo limone, e praticamente senza mettere granché di sale, quindi il sale non ce lo mettiamo in questo momento, e ci mettiamo a bollire le nostre canocchie per 2-3 minuti. Attenzione, più le facciamo bollire più verrà fuori una crema, quindi mi raccomando 2-3 minuti, qualcosa del genere, e non di più. Nel frattempo mettiamo in una padella a rosolare degli direttamente in camicia, non è un problema, e aspettiamo che vengano un attimo rosolati. Ci mettiamo direttamente a soffriggere le cime dei nostri asparagi più morbidi, quindi quella parte un po' più morbida. Quelli più duri invece li metteremo nell'acqua a bollire più tardi. Nel frattempo qui facciamo, ecco qui, queste adesso sono le parti inferiori delle cime di asparagi che abbiamo messo a bollire nell'acqua, e le lasciamo bollire per almeno una mezz'oretta. Nel frattempo nella padella mettiamo le cime, le punte più morbide, a soffriggere. Chiaramente mettiamo un po' di sale, saliamo e togliamo gli spicchi di agli. Dopo che si saranno chiaramente rosolati, togliamo un po' tutte le bucce, grattiamo un po' di scorza di limone, mi raccomando limoni non trattati, perché quelli trattati se no se mangiamo la paraffina, quindi è molto meglio non trattati, e la grattugiamo direttamente nella nostra padellina. Lasciamo rosolare e cuocere le punte degli asparagi buonissime, saporitissime, saliamo, un po' di pepe o peperoncino se gradite, possiamo anche metterlo, e aspettiamo il resto della cottura.
In una pentola un po' più grande, dopo che avremo fatto cuocere un pochettino le nostre punte di asparagi, mettiamo tutto quello che abbiamo preparato finora per aggiungerci i pomodorini e farli rosolare, saltare, li insaporiamo anche con un pochettino di sale e aggiungiamo, se necessario, anche un po' di olio, mi raccomando, di oliva. A questo punto lasciamo cuocere e appassire un po' i nostri pomodorini. Abbiamo scolato le nostre canocchie e in questo momento cercheremo di togliere dall'interno delle canocchie la polpa. Una volta pulite tutte le canocchie e quindi estratto tutta la crema, la aggiungiamo al nostro composto che già sta sul fuoco e lo lasciamo cuocere per un altro po'. Nel frattempo, dopo aver bollito per circa una mezz'oretta, aggiungiamo nell'acqua dove ci sono le nostre punte di asparagi un po' più la parte inferiore, mettiamo la pasta. Chiaramente mettiamo la pasta, abbiamo messo il sale. Nel momento in cui finito la cottura, lasciamo 2-3 minuti prima che siano totalmente cotte e rimettiamo il tutto sul fuoco insieme al condimento che c'era precedentemente. Abbiamo lasciato sia la parte che abbiamo fatto soffriggere delle asparagi e sia la parte che abbiamo fatto bollire insieme alla pasta. Il profumo è eccezionale, il sapore di limone che si sente in sottofondo è perfetto, buonissimo. Mi raccomando, fate saltare un po' la pasta, aggiungete se volete un'altra grattatina della scorza di limone, mi raccomando soltanto la parte gialla e che ve lo dica, fa il sapore, l'odore, il profumo di questo primo è veramente eccezionale. Che vi devo dire? Sono felicissimo, sono contentissimo, buon appetito a tutti e tornatemi a trovare